In questo video vedremo come gestire il modello CAD 3D per prepararlo alla prototipazione fisica mediante macchine da taglio a controllo numerico, in inglese Computer Numerical Control o più semplicemente macchina CNC. Entriamo quindi in contatto con il mondo della Digital Fabrication. Il funzionamento delle macchine da taglio laser a lama e con filo a caldo, così come l'ottimizzazione dei file e l'uso appropriato dei materiali da taglio, saranno oggetto di uno specifico MOOC dedicato alle tecniche di prototipazione fisica digital based, in cui sarà anche possibile vedere tali dispositivi al lavoro nel nostro laboratorio di Ateneo Labora e alcuni prototipi fisici realizzati con questa tecnologia di stampa. Riferendoci qui in particolare al taglio laser e a lama, che sono fra i più utilizzati, ci basterà sapere che tali tecniche di taglio si applicano a pannelli di vario materiale e spessore. Ciò implica che volendo stampare un modello digitale con queste modalità, occorre scomporlo preventivamente in elementi piani. Si tratta, in altri termini, di ridurre il modello digitale 3D in disegni 2D, ovvero una serie di tracciati e profili bidimensionali che guideranno la macchina CNC nell'esecuzione delle incisioni e dei tagli secondo le geometrie prestabilite. Una volta stampati nel materiale prescelto, i profili andranno poi assemblati manualmente. Ciò richiede quasi sempre una vera e propria riprogettazione ad hoc del modello architettonico e talora l'elaborazione di svariate copie digitali dello stesso, opportunamente riconfigurate e adattate in funzione della scala e del materiale di stampa. Le competenze e l'esperienza nella modellazione e la sensibilità architettonica dell'operatore aiuteranno a evitare di snaturarne l'identità. In breve, questa tecnica di stampa si basa sul disassemblaggio del prototipo digitale in ambiente CAD e sul suo riassemblaggio come prototipo fisico nello spazio reale. In questa lezione ci occuperemo della prototipazione digitale da realizzare a monte della prototipazione fisica e della successiva conversione dei relativi file CAD in formato digitale compatibile con i dispositivi da taglio CNC. Le macchine a controllo numerico eseguono infatti istruzioni contenute in file appositamente formattati, sfruttando normalmente programmi software proprietari di interfaccia o traduzione capaci di leggere o convertire file esportati da software CAD. Nel nostro caso impiegheremo Rhinoceros, ma si possono utilizzare molti altri programmi, citiamo per tutti AutoCAD. Prima di procedere, segnaliamo che con le macchine da taglio laser più comunemente usate, ovvero quelle a due assi, non è possibile realizzare tagli e incisioni in obliquo nel materiale. È un aspetto molto importante di cui tener conto in fase di progettazione della scomposizione del modello digitale 3D. Modulando l'intensità del raggio laser in combinazione con la velocità di taglio si possono quindi eseguire incisioni di varia profondità o tagli, ma solo in direzione perpendicolare al pannello o alla lastra in lavorazione. Il controllo di questi parametri, che qui non approfondiremo, avviene in fase di ottimizzazione dei file di stampa e dipende in buona misura dallo specifico dispositivo impiegato per il taglio. Questa tecnologia consente un'ampia libertà nei tracciati, che possono essere sia continui che discontinui, seguire linee spezzate e curve con qualsivoglia raggio di curvatura. Vediamo ora, con l'aiuto di alcune semplificazioni grafiche, come procedere sul fronte dell'elaborazione CAD 3D per prepararsi a stampare un modello architettonico con questa tecnologia, tenendo conto di quanto si è detto finora. Abbiamo provato a riassumere le fasi salienti in 4 passaggi. Il primo passaggio consiste, come si è detto, nello scomporre il modello 3D in profili bidimensionali. Si ottengono così i tracciati dei contorni che la testina di incisione dovrà seguire per tagliare o incidere il materiale. Il secondo passaggio, strettamente legato al primo, richiede di prestare attenzione nell'elaborazione del prototipo digitale allo spessore effettivo del materiale da tagliare, al fine di evitare sovrapposizioni o errori nelle giunzioni dopo la stampa. La conoscenza dello specifico progetto in lavorazione e delle sue caratteristiche geometriche e una buona esperienza nella modellazione digitale 3D sono essenziali per la corretta esecuzione di questo passaggio. Il terzo passaggio, anch'esso legato al precedente, concerne l'interpretazione delle giunzioni fra superfici piane tra loro non perpendicolari. Il quarto e ultimo passaggio prevede l'accurata valutazione del reciproco posizionamento spaziale che le sagome tagliate assumeranno nel modello fisico stampato e la loro stabilità. Per ricostituire la configurazione progettata, esse andranno infatti assemblate mediante incastro con l'utilizzo di collanti. In caso di giunzione a incastro, ad esempio, si dovranno prevedere in fase di rielaborazione del modello CAD 3D opportune tolleranze, variabili in funzione del materiale impiegato.
Parliamo ora della tavola di stampa, ovvero della preparazione del file di stampa e della sua ottimizzazione per via parametrica mediante cosiddetta nidificazione o nesting. Per la stampa fisica con tecnologia CNC, come si è visto, si impiegano pannelli di forma rettangolare a partire da una tavola di stampa avente le misure del supporto di stampa che viene esportata dal software CAD di origine, nel nostro caso Rhinoceros, al software di taglio che lo traduce o converte nel linguaggio operativo della macchina. La tavola di stampa conterrà i tracciati bidimensionali delle superfici da incidere e tagliare, opportunamente differenziati nel file di stampa 2D e opportunamente distanziati fra loro e dai bordi dell'area di stampa. Tali parametri di controllo, come sarà più dettagliatamente spiegato nel MOOC relativo alla prototipazione fisica, dipendono molto dal tipo di macchina da taglio e dal tipo di materiale impiegato, ed è bene tenerne conto in anticipo per evitare problemi di interferenza fra i tracciati o di fragilità in fase di stampa. Presa confidenza con le tecniche di taglio, è infine possibile realizzare varie versioni dei nostri modelli di studio, ad esempio per comparare lo stato di fatto e lo stato di progetto. Un tipico caso in cui può essere utile ricorrere alle tecniche CNC riguarda l'inserimento del progetto in un contesto topografico, qui rappresentato in 3D per piani di livello generati a partire da curve di livello come di prassi. Ne approfittiamo per ricordare che l'inserimento del progetto richiede sempre un preventivo adattamento geometrico del contesto topografico. Nel nostro esempio, i profili dei piani di livello della topografia originaria, stato di fatto, sono stati parzialmente risagomati nel modello CAD 3D per consentire il corretto inserimento dei volumi di progetto, un molo, una rampa e un piccolo edificio con la sua area perimetrale, nel modello stampato. Dal punto di vista operativo possiamo editare le corrispondenti curve di livello direttamente dalla vista top in Rhino. Un altro importante aspetto da tenere presente riguarda l'ottimizzazione del consumo di materiale e possibilmente dei percorsi della testina di stampa per evitare che ripassi più volte su tracciati già eseguiti. Entrambe le ottimizzazioni possono essere eseguite utilizzando i cosiddetti algoritmi di nesting, ad esempio il plugin gratuito OpenNest per Grasshopper, che è a sua volta un plugin parametrico di Rhinoceros. Senza addentrarci nei dettagli tecnici, ci limitiamo a segnalare che è possibile fornire all'algoritmo alcuni parametri, tra cui dimensione del supporto da incidere, distanza minima tra le sagome, angolo di rotazione, seme di casualità, iterazioni consentite, in base ai quali è possibile ottenere l'automatica disposizione delle sagome nell'area di stampa. La soluzione non è sempre la migliore possibile in assoluto, anche se utilizzando specifici componenti, quali ad esempio Galapagos, è possibile aumentare le probabilità di ottenere risultati ottimali o quasi ottimali grazie ai risolutori euristici di cui tali componenti sono dotati e che comparano automaticamente in tempo reale gli esiti ottenuti modificando iterativamente i parametri di qui sopra. L'ambiente e il portafoglio ringrazieranno.